Ok, buonasera ragazzi, li chiamiamo poi in diretta un attimino. Allora, buonasera ragazzi, ben arrivata già di nuovo. Siamo su un'altra intervista. Dalla Quanto Svizzera, tempo? Messiah, non fammi ridere già, con Steve Carmen, batterista. E oggi abbiamo niente poco di meno che dalle lande tedesche di, come si chiamano? Assassin. 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 Assassin, Assassin. non all'italiana assassin, ma assassin. Quindi questa Sì. è la pronuncia corretta appunto della band. Infatti già chirurgica come sempre, è giusto che appunto venga detto in maniera corretta il nome della band, giustamente. Quindi andiamo a chiamare Joachim e Mr. Steve. Uno e Dalla Svizzera due. siamo passati alla Germania ed eccoli. Here. Welcome guys, welcome Stu, welcome Joe. Thank you for being with us tonight. It's a pleasure and an honor for us to have you on Il Calice Nero. I will ask you, as always, the first question for their interview is please introduce yourself and the band Vai, Giada. Assassin to the audience of Il Calice Nero. Buonasera, I am Silvio Berlusconi. Non me l'aspettavo. No, okay. I'm Joe Joachim from Assassin, the bass player from Assassin, and I'm talking to you from Germany, from the beautiful metal capital of Germany, Essen, in the middle of the Ruhrgebiet. So, hello to everybody. Hello. Cool. Steve, I'm Steve. Cool. You're Steve. Yeah. Cool. Yeah. I already play for 2 years with Assassin now, and I represent Mr. Blackfire when he's on touring with Sodom. And it's great. It's a pleasure for me. It's a good time. And yeah, we really hit the stage already together. It's nice. Cool. We're very pleased and happy to have you both tonight. I think that later also Ingo, the singer, will join us. He's having internet problems, but he will be with us later. Ok, I will translate for the Italian audience. Allora, loro ragazzi parlano tedesco, inglese e anche un po' di italiano. Noi a malapena l'italiano, quindi siamo messi malissimo. Prima c'è stato un bellissimo perché lui parlava in tedesco, ovviamente in tedesco, con il cantante per sapere a che punto era. E io ragazzi il suono della lingua tedesca non so perché, ma è un effetto proprio ipnotico su di me. Adoro veramente tanto, però non abbiamo capito una parola, nemmeno una. Ok, loro sono Joe, io lo chiamo Joe perché è più facile, mi ha dato il permesso lui prima, e Steve, rispettivamente bassista e chitarrista della thrash metal band tedesca, ragazzi. Qui siamo in terra di Germania, quindi dove il metal picchia più forte. E niente, sono con noi stasera, saranno nostri ospiti, andremo un po' a fargli delle domande un po' personali, ma anche e soprattutto su quello che è la loro musica, la loro storia, la passione che ci unisce poi ragazzi alla musica, e quindi tanto per cambiare parleremo di questa. Anche perché è sempre bello avere più membri, avere tutta la band, in modo che ognuno poi possa dare il proprio punto di vista sulle domande un po' grulle, come si dice qui a Firenze, che gli faremo, ma tanto ormai ragazzi voi ci siete abituati sul Calice Nero, lo sapete che noi normali non siamo, e quindi diciamo cominciamo. Vi ricordo, loro sono attivi dal 1985, thrash metal, quindi quello pesante, quello più nudo e crudo e puro che ci sia, e partiamo. Alan, parti, ma parti piano perché io stasera non ti spiego, quindi vai con calma, perché let's start with Alan's questions are always difficult for me to understand in Italian, so don't worry if you don't understand it. What I'm saying, what he's asking is normal. Don't worry. I don't understand. I was
I didn't know that we were telling so much, because in Italian it's such long phrases. You're talking so. So I just introduced the band and what you are, and I was saying that when you were on the phone speaking German, I love the German sound, and I don't know, was my eyes were shining. Oh, cool! I was just saying this in Italian, and also I speak a lot, so don't worry. Okay, let's start with Alan's first question, please, Alan, please. Allora, diamo la speranza e la morte allo stesso tempo verso l'essere umano, ok? Portiamo queste sensazioni verso una via crucis ecclesiastica, ok? Dove gli non mi esce mai la pronuncia, assassin deve creare un'introduzione attraverso una track completamente killer e allo stesso tempo una release, quindi una track e un album che devono appunto dare la sensazione e la speranza, quindi speranza e morte attraverso una via crucis con un'introduzione di un full o di una track della band. E quindi mi devono citare loro una track e un full length della loro discografia. Mamma mia. Okay. Vabbè, semplice, non è che... If you had to describe both hope and death through one of your albums or one of your song, which would you choose? Which album and song would you choose? I'm choosing Breaking the Silence album and the same song, Breaking the Silence. Cool. And you, Steve? I think The Last Man is one of my favorites. Yes. From the first album. From the first album. Okay, I'm checking on the internet what were you saying. Okay. And the album too. The album is The Upcoming Terror. Yeah, I know. You should. The song is The Last Man, but the album is The Upcoming Terror or another one? Okay. The Upcoming Terror. The Upcoming Terror. And the song. Cool. Thank you. But you have to tell us why. Okay. From my point of view, it's very egoistic, because when we were back in the days when we recorded the Breaking the Silence album, we were working with Harris Jones, a very famous producer back from the 80s, a very the man, and I was so proud to work with him. I would have been satisfied for the rest of my life if I could only make him a cup of tea. That would be enough. But I had the chance to make an album with him, and when I was playing Breaking the Silence, when I recorded the bass, it was a first shot. I hit it. It was only one. I only took one shot, and I made it at once. So it was a first track recording, and I was so happy. I was so happy not to fail in front of Harris Jones, and that's the reason why. Yeah, when you work with such a great producer, you're both thrilled and terrorized of dread. I was as shy as a 12-year-old girl, really. I can totally relate. It happens also to me. I'm a singer too, and when I have to deal with a great producer that is a singer too, I will say, "Come on, what am I gonna do now? Do I have to sing? No." So I can understand what you're talking about. Yeah. You know what I'm talking about, yeah. Yeah. And you, Steve, why did you choose the last band from the other album, the Upcoming Terror? Why did you choose that track? For me, it's a really old school thrash song.
totally 80s like, and the audience always likes the song too. It's a great party when you play it. And yeah, they're great riffings, and I enjoy to play it. It's only that. Cool. Thank you for your answer. Okay, I will translate for the Italian audience. Let me remember everything, please. Ok, allora gli abbiamo chiesto appunto quale album e quale canzone in particolare volevano. Hanno scelto. Ragazzi, non riesco a parlare, faccio un casino stasera, ma come sempre. Ormai mi conoscete, lo sapete. Allora, Joe ha scelto la canzone e l'album che dà la canzone che dà il titolo all'album, Breaking the Silence, che è un album del 2011, giusto? Uscito a febbraio del 2011 e quindi stesso titolo, la title track poi dell'album, e ha detto che è una questione puramente egoistica, nel senso che in quell'album hanno avuto l'opportunità di lavorare con un grandissimo producer che è Harris Jones, e quando si lavora con grandi produttori di questo tipo, ci stavamo confrontando su questa cosa, sembri un ragazzino alle prime armi perché hai paura di sbagliare, di fare figuracce, eccetera. Ha detto è stata invece una bellissima esperienza, era allo stesso tempo terrorizzato ed emozionato, e per l'appunto proprio Breaking the Silence, la track, è riuscita a farla in one shot, quindi ha preso, l'ha registrata, gli è venuta perfetta ed è stato contentissimo perché diceva ero talmente emozionato che per me era molto che voleva dire tanto non fare una brutta figura. E ragazzi, puoi essere anche Elvis Presley, ma quando lavori con un tuo idolo alla produzione che ti sta guardando e sta vedendo cosa stai facendo, cioè diventi un ragazzino alle prime armi, quindi lo capiamo, succede a tutti, e per questo la sua scelta è Breaking the Silence, sia l'album che il brano, mentre Steve ha detto che sceglie The Last Man dal loro primo album del 1987, The Upcoming Terror, perché è un pezzo che gli dà delle belle vibrazioni, è un pezzo molto aggressivo, molto energico, ed è la sua traccia preferita, cioè è la traccia che più ama suonare dal vivo, e quindi ha scelto quella. Album del 1987, uscito a giugno, e bell'album tra l'altro, un bel debut, direi, un bel debutto. Hanno mostrato al mondo di che pasta erano fatti e poi il resto è storia. Hanno risposto alla domanda? Va bene? Yes, Okay. yes. Vai a bomba. Cool. Okay, what is the meaning behind your band name? How did you choose the name Assassin? Joe? I can't hear you. Sbloccalo. Aspetta, L'ha bloccato. Sì. Now you can hear me, okay? Scusate. Yeah, back in the founding days, the reasons why are not very romantic or something like, it's very just calculation, pure calculation. So, but I will tell you, in the beginning, the first name of the band back in the founding days, that must have been Satanica or something like. Yeah, and then the band members were thinking, Satanica. It starts with an S. When we release our first album, we're back somewhere back in the where you find the albums starting with an S. And then they were thinking, when we find a band name that starts with an A, we're just in front of everybody in the shelves of the record shops, So they were thinking, A, what can we do now? AC/DC? No, that's not a good idea. Anvil? No, not Anvil. Assassin. So we found Assassin, and we choose for Assassin.
It's a smart choice. Smart choice, very interesting. Ok, I will translate. Ok, gli ho chiesto perché hanno scelto il nome Assassin, per com'è che sono arrivati. Ha detto in realtà non c'è una storia molto romantica dietro a questa scelta, è un po' una scelta un po' furba, un po' di marketing, perché volevamo essere i primi nel negozio di dischi, il primo con la lettera A, quindi stavamo cercando un nome, e ha detto no, ACDC era già preso, Anvil era già preso, quindi non potevamo sceglierli, e allora abbiamo scelto Assassin in modo da stare sempre avanti con i nostri dischi nei negozi. Furbo, cioè nel senso è Sì. meravigliosa questa spiegazione, no? Infatti è una bella situazione di marketing ben azzeccata, diciamo. Direi di sì. Io mi aspettavo la storia romantica, qualcosa e invece no. Però E è invece sempre nessuna. interessante, sapere i retroscena, diciamo, i dietro le quinte di una band e di come nascono le cose. E Tocca a quindi il te. romanticismo si è andato a benedire. Allora, la Mh. morte è lo specchio della debolezza dell'essere umano. Mh. Tutto ciò può dare una sensazione di libertà, ma la band come può decapitare il lato più fragile e debole dei credenti? Aspetta. La La parte finale. morte è lo specchio della E questo debolezza delle abbiamo capito, okay. okay, e questo lo Ma so. la band come riesce a decapitare il lato più fragile e debole dei credenti? Okay, io non so se ho capito, comunque la traduco pari pari. Okay, I don't know if I understood what he Mandatevi a asked, but fanculo. I will Vabbè. translate the same as he's asking. Okay. Death is the mirror of the weakness of the human being, but it can also give a feeling of freedom. How would you be able to decapitate the most fragile and weak side of believers, or people who are religious, with your Okay. music? Whoa, that's a very philosophical question. And this question, I just can't answer from my personal point of view. It's pretty difficult to speak for the whole band, you know. First of all, I'm not a Christian, but I'm a believer, you know. So I think I can say that, you know. I'm not Christian. I'm Buddhistic, and because of that, death is a very important thing to me, you know, because death is a central circumstance of the Buddhistic philosophy or the Buddhistic religion. And to keep a long story short, death is not, to me personal, death is not the end. Death is more an exercise that you have to live for, because your life is ending with it. Your life is you come in, you're manifested in that body, and you're going somewhere, you know. It's just the flow, and you have to keep the flow, and you have to go with the flow, and you have to deal with that. And life is, in my point of view, life is an exercise to handle with that, you know, and to make sense out of it, and to give not only life a sense, but death as well. I hope I can make that point clear. Yeah. I understood. It's a very philosophical question and answer. I will try to do my best to translate. Ok, allora. It's Alan. Alan was asking. I don't know how to face every time with these questions that are very, very difficult for me to understand in Italian and also to translate. It's such a mess every time, but I think that you answered in a very good way. I will translate for him. Ok, allora, gli hai fatto una domanda super filosofica che io a malapena ho capito in italiano, però lui
Okay. Però diciamo lui ha detto: "Io non sono cristiano, però sono un credente", perché lui segue il buddismo, è buddista. Ah, E nel okay. suo punto di vista, la morte non è la fine, ma, tutta la vita è un esercizio, okay, ed è un flow, oddio in italiano, un flusso, okay, non mi viene, un Mh-mh. flusso continuo, in cui la morte è semplicemente un passaggio, okay, che Okay. noi viviamo, prendiamo, coscienza e presenza nel nostro corpo, viviamo, poi moriamo e poi ci trasformiamo in qualcos'altro, in energia. Quindi è tutto un flusso continuo che continua, un flusso continuo che continua, un flusso che va avanti per quel che è la filosofia buddista, che è quello in cui crede lui, e quindi secondo lui appunto non è, soltanto lo specchio della fragilità dell'essere umano, ma un punto da cui tutti dobbiamo passare. E quindi ha risposto? Non lo so. Sì, sì, pienamente ha risposto pienamente. Prego, a te la Okay. prossima domanda Alan carissima. is satisfied with your answer. Cool. Okay. Okay, what this is the easiest one. What are the most important themes behind your music and lyrics? You wanna say something, Steve? Begin. Okay, I I think can start. it's about Yeah, okay. monsters. It's about life experience. Sometimes I think the lyrics are in different ways. Not one thing only. Not one theme only. It changed over the years. I think when I listened to the old lyrics from the first singer, and now. Yeah, everything what happened around and what yeah you can combine with the music, with the energy and the power. I think that's we are trying to do. Joe, perhaps. Yeah. No. To make No. as much money as we can, to fuck as much girls as we can, to take as many drugs as we can. That's Cool. the only reason behind it. That's it. Well, I love sincerity. So Sex, drugs, and rock and roll is the old thing. Oggi diciamo Really? pazzi. Oh, what? okay, I it's missed going to something. be really funny this interview. Troppo Okay, simpatici, troppo simpatici. translate. Allora, sono meravigliosi ragazzi, io li adoro. I really do love you guys. You're incredible. Okay, gli ho chiesto quali sono i temi principali dietro la loro musica e i loro testi, e Steve mi ha dato una risposta, diciamo, con una parvenza di serietà, okay, poi è arrivato Joe e ha detto tutto il contrario. Allora Steve ci ha detto che principalmente prendono ispirazione e parlano di cose che gli capitano tutti i giorni, anche quello che succede nel mondo, le notizie, quindi un po' principalmente esperienze personali. Poi ha detto ovviamente rispetto gli album iniziali rispetto ad ora hanno subito dei cambiamenti sia nelle tematiche che nello stile, perché giustamente sono cambiati i tempi, sono cambiati anche loro con il tempo. E questo è quello che ha detto Steve, con appunto una risposta da persona seria, no? E poi è arrivato Joe e ci ha detto: no, stiamo parlando, noi facciamo metal, quindi parliamo di tutte le droghe che possiamo prendere, tutto l'alcol tutto il successo e i soldi che possiamo fare. Ed è meraviglioso. E gli ho detto: apprezzo la sincerità, te lo giuro Joe, ti voglio prendere e mettere qui a casa con me e sentire tutti i giorni quello che hai da dire. It's you're amazing, guys. Alan now understand what you were saying, and he's laughing a lot. Okay. I'm looking forward to see Steve the next time in the rehearsal room, because I think he will hit me right in the face. Don't wait until that. I come to you.
Oggi ne siamo Oh pazzi. my God. Ti, Oh my ti- God. ti amo, Steve, ti amo. You Love you speak a too. better Italian than me. Okay, let's go on with another philosophical question by Alan. Vai, Alan, tocca a te. Cioè, io Mamma sono mia. piegato, non ce la faccio più. Allora, se un certo Peter Nish, penso che o Nash, non so come si pronuncia, Nish o Io Nash. penso che dica anche Peter, perché in Peter, tedesco Peter Nash, forse. non lo so. Nish. Comunque, Non- mettiamo Nish. Mm. Noto killer che uccise più di 520 persone tra il 1557 e il 1581. Mm. Se ritorna in vita tale killer e chiede alla band di fare un video con dei colori tra il verde e il rosa ambrato per descrivere la sua furia omicidia. Come potrebbe essere questa inquadratura visiva e musicale allo stesso tempo? Okay. Okay. Peter Nirsch, I think that I don't know if it's the right pronunciation. Anyway, was a German serial killer who killed more than 500 people in the 16th century. He worked hard a lot. If he asked you to make a music video to describe his murderous rampage, his fury, what kind of video would you make and with which song? Woo. Boy, this is a very difficult. Mr. Alan Darth Vader, you're coming from the dark side, huh? Don't you? Alan, in Go Alan's forward. mind, there's a universe of things. Okay. As you can see. Okay. pretty difficult to answer. Even You to ask. want to go first? You want to go first, Steve, or shall I begin? Try. I don't know. Yeah, I don't know if I. Okay, I think. Yeah, now I have to. I think I would choose "Breaking the Silence" once again, but not because I was playing the bass, but because it's a story about somebody who I don't know the English word for it. In German, it's called Amok. A guy like the guys that were shooting the students from Columbine High School. You know, the guys that just going around shooting everybody. You know, Yeah. Okay. yeah. I don't know the English word for it. I'm trying because to. this song. So sorry, this song is from the point of view of somebody who's shooting just shooting for fun, you know, just and making his own way of sadistic pleasure out of it, you know. And this is why I would choose this song, and I would simply put it in pictures, you know, maybe to put it in most obscure and overwhelming pictures to make the whole situation a kind of absurd, you know. That's what to give it an absurd and surrealistic scenery, you know. That's what comes to my mind when I got this kind of offer. Okay, Steve, I will ask you after. I'm going to translate this, or I will I will forget everything. Thank Alan. you. Ok, allora Gio ci ha risposto che sceglie di nuovo la traccia Breaking the Silence perché descrive veramente una furia omicida. Parla di un ragazzo che entra in una scuola e di punto che poi, nel senso, è una vicenda purtroppo nota Americana. più e più volte in America, in Svezia, è successo
tante volte un ragazzo entra e comincia a uccidere la gente così senza motivo, solo esclusivamente per soddisfare il suo sadismo e per divertirsi, perché spesso succede anche questo. Ovviamente ci sono delle problematiche importanti dietro alla mente di questa gente, però sceglierebbe questo scenario, questa canzone per descrivere la furia omicida di un serial killer, e direi che calza proprio a pennello. Certo, comunque sto Peter si è dato da fare, ragazzi, perché insomma più di 500 come persone come non è ammazzare male. il sabato sera. Sì, come ammazzare il sabato sera, uno non sa cosa fare, giustamente. E che fai? Le vie di studio sono infinite. Esatto. Cool, Steve, is your turn. I think I would show the themes always in the comic way or in a over high, not realistic, but also realistic way. And I like to put these themes into the music, and then to show like this, like a film, yeah, over high everything, and that's sometimes lovely and sometimes more realistic and shocking. Yes. So in this way, I think I would do it. And which song would you choose? I don't think about one song. I think you can put many songs in this way, or show many songs in this way, because we don't take us so ernst, wie sagt man, so real. We like to overhigh everything and serious. Serious, serious. Take us not serious as well. And yes, The Killing Light would be another good song, Steve. Okay. The Killing Light is, for example, what you describe is it perfectly fits to The Killing Light from the Bestia Immundis album. Yeah, from fine. the ones, Take the this. best on this. From Okay. the latest Assassin album, the last one we did. Ok, thank you for your answer. Ok, I will translate. Allora, lui ha detto che che cercherebbe di descrivere con le immagini. Alan è scomparso di nuovo. Alan is missing. No, ci Please sono. come back. Or you want listen to the answer translated. Ok, ha detto che mischierebbe un po' le cose tra il comico e l'assurdo, per mostrare la pazzia che ha portato questa persona, che in generale porta qualcuno ad uccidere qualcun altro. Poi un serial killer lo fa anche più volte, quindi diciamo non è un raptus. Potrebbe scegliere qualunque pezzo e qualunque album perché sono tutti molto aggressivi. E poi Joe ha suggerito e si sono trovati d'accordo che The Killing Light, che è una canzone del loro album Bestia e Immundis, potrebbe essere una buona canzone per descrivere la furia omicida di un serial killer come il nostro Peter, che, ragazzi, vi ripeto, 500 persone non sono poche, sono una città intera tra un po'. No, ma sai com'è? Che poi Quando lui, uno sa... tra l'altro, Dimmi. torturato, ucciso, sfregiato. Io mi sono andata a leggere un po', perché io sono molto appassionata ovviamente di serial killer, però questo, ragazzi, mi mancava, cioè c'avevo una lacuna enorme, e quindi mi sono andata un po' Infatti adesso sa come uccidermi, come appunto farmi fuori dal canale per domande. sto studiando. Quando io vedo i serial killer, le cose, studio per poi applicare su di te, capito? Meno male che gli ho detto di finire I like in serial killer story, documentaries. I watch a lot of this kind of things, and I was saying, Alan, I'm studying because I will apply the things on you after. This is if you keep doing this absurd questions that I'm not able to translate, so be aware. Ricordati, ti voglio bene, già detto. Okay. Mo facciamo una bella cagata anyways. Thank you for saying that on air.
Can you please repeat it? Mo facciamo una bella cagata, né? Mo poi is from Rome. Cioè, mica aiuto, ce la faccio. Prego. Meravigliosa, Raga, c'è la prossima volta. Okay. My next question. You've been active since the 80s. Do you think that the musical world and industry has changed for better or worse nowadays? And how did you evolve or adapt through time? From my point, I'm a musician since I'm 21. I did a lot of things, believe me. I played everything: TV, musicals. I played in bands. I did the best things that you can imagine that can happen in musical business, and I played the most shittiest thing in musical business. Believe me, really. Top 40. I got everything, and of course, musical business changed a lot the last 30 years. And from my point of view as a musician, it always was difficult to be a musician and to make a profession out of it. But it got pretty hard because the record companies and all the business is running down because the selling's getting so low that it became pretty difficult to make a life out of it when you only have one band. I had several bands. Name it, I played it, and you got my point. So to keep a long story short, it became more difficult in the last 10, 15 years for several reasons. Steve? Stefano? Yes, I think it has to change. Everything comes to changes, and that's the normal way. I cannot say really if it's harder than before, or it's. But for me, it's it's more exciting at now because I got the chance with Assassin to play and to look more into the business and to look more in music or in another way, keep experience for me. And I think it's always hard for a musician to do his profession or what he loves to do, and to get success and the things. It's I think that's a hard way, and that's what I'm interested in. And now I can do with Assassin my feelings. I can do writing songs. I can do playing live on stages. I always see in front of. Now I go on the stage, and that's for me is a very great luck and well done and nice to have. And that's I can say to your question. The other thing, it is what it is, I think. But for me, it's at this time a great experience, and I hope we do more of that. Well, thank you. At the end of the interview, we can speak only in Italian if you want to. No, I can say. Noi ce la finiamo male. Oggi è un disastro. Io sto male, loro sono più grulli di me e te messi insieme. Okay, we have a word here in Florence to describe people like me, like you. We say grullo. That is grullo. Yes. That means it's not out of offense. It's just the way that a friend called the other friend to say you're silly, you're funny. To say grullo, si dice here. We say here in Florence, but only in Florence, not in Italy. But we Florentines invented the language, the Italian language, so we can say whatever we want.
You Am I know what? right? You know what book I'm For reading sure. now at the moment? I'm reading Dante Alighieri, La Divina Commedia, and it's And fantastic. you are lucky enough that I will ask you about Dante later. You will see. So you will know the answer of the Italian question. We always do an Italian question at the end of the interview, so you are prepared for that. No, I don't have to fail. I'm under pressure. No pressure at all. Ok, I will translate what you said before. Allora, gli ho chiesto, siccome loro sono attivi dagli anni '80 comunque come musicisti, hanno iniziato in the golden age, ok, in cui negli anni '80, gli ho chiesto: ma secondo voi il mercato musicale, il business della musica, come è cambiato? In che modo è cambiato? È cambiato nel meglio, in peggio? Cioè, cosa ne pensate? Come vi siete voi evoluti, anche adattati a questa nuova realtà? E Joe ci ha detto che lui suona da quando ha 20 anni e quindi è in questo pazzo mondo del music business da una vita, e ha detto: io faccio di tutto, non solo suono con gli Assassin, ma suono qualunque strumento, qualunque cosa. Ho suonato nelle orchestre, ho suonato nei musical, dimmi una band, io probabilmente ci ho suonato, e quindi diciamo sono in questo ambiente come vero e proprio musicista, non soltanto come membro di una band thrash metal. E per rispondere alla mia domanda ha detto: è cambiato in peggio, nel senso, le cose sono diventate molto difficili. Mentre negli anni '80 potevi riuscire ad avere un successo che poi ti portava a vivere e a campare soltanto di musica, ora come ora è un po' più difficile riuscire ad avere una sola band e a riuscire a tirarci fuori, diciamo, uno stipendio con quella sola band, perché appunto non si vendono più dischi e il mercato della musica sta collassando su se stesso ed è sempre più difficile. Però dice lui: come faccio io, e suono di qui, suono di là, faccio sempre musica, e quindi riesco a campare, però devi un po' diversificare purtroppo le attività. Non è più come i good old days, i bei vecchi tempi in cui avevi una band, andavi, vendevi dischi, facevi concerti e stavi bello tranquillo. Steve invece ha detto che lui è in questo music business da un po' meno anni, però adora fare questa vita, adora andare in studio, adora registrare, scrivere i pezzi, andare sul palco, e dice: sì, le cose sono cambiate, però io ringrazio ogni giorno di aver la possibilità di fare questo lavoro, di fare questo mestiere, e per quanto possano andare male le cose, continuerò a farlo, cioè in qualche maniera riuscirò a perseguire i miei obiettivi, che è poi in generale fare musica, il che è un bel concetto se ci pensi, perché qualunque cosa succeda io continuerò a fare questo. Figo. Poi vabbè, ormai parliamo in italiano. Ha detto tra l'altro Joe che sta leggendo la Divina Commedia del sommo poeta Dante Alighieri, e io, e qui c'è un po' di spoiler, perché ora tanto tra 5 minuti gliela facciamo la domanda. Eccolo, Dante. Ora dopo gliela facciamo. Chissà come suona Dante in tedesco, deve essere qualcosa di veramente strano. Già è abbastanza complicato in italiano, chissà come l'hanno tradotto. Figurati in tedesco. Figurati in tedesco. A questo punto tu fai la tua domanda filosofica e dopo fariamo la Italian question. Ok. Allora, portiamo la band in un live che deve presentarsi all'interno di un teatro pregno di sangue. Come creerebbe la band un omicidio senza lasciare prove? Quindi loro stanno suonando live, ok? Devono uccidere qualcuno. Bisognerebbe chiedere a Peter Nish, se ce lo dice lui, come si fa. Perché, ok, this is very, very tough. Ok. I'm sorry for you. You are inside a theater full of blood.
okay? And you are performing one of your live shows. How could you carry out a murder without leaving evidence? Can you repeat it, please? How can you kill someone, so carry out a murder without leaving evidence? You have to kill someone and not leave a trace of what you have done. What's the question? I told you it was difficult to deal with that. I'm sorry. And watch Alan. I got an Alan idea. from out of the dark and the half dark, like the Hellraiser in person, asking the questions, and just oh no, it was me. like the Antichrist. It's always a mess with Alan's questions. I'm sorry for you, but you have to kill someone without leave any evidence. How could you do it? I don't know. It's easy. It's totally easy. I would bomb the whole place out. No, Stefano. We play. No trace. But before I'm leaving. So no evidence, no proof, nothing. Cool. Everything blown up. We do it as always. We play in our show because we're so bad that somebody sooner or later will die anyway. That's we are used to this kind of situations. Cool. I have one very funny conversation with a musical director that was my boss before. He was giving me a call and asking, "Where are you?" I said, "I'm in the tour bus on the way." We were on the way to Italy to play a tour in Italy. Yeah. I'm on the tour on my way to Italy to play a show with my metal band, with Assassin. And he said, "What? This is not music." And I said, "We never said so." Oh. Honest. And he was quiet for the rest of the conversation. I believe. Okay, I will translate. Nobody will understand anything. Okay, allora. I'm trying to do my best, guys. It's very hard. Te l'avevo detto che ci saremmo divertiti oggi. Alan started with a question. I just answered. It's Alan's fault. Yeah, I know. Okay. Allora, no, raga, vabbè, qui si muore da ridere. Steve ha detto che per non lasciare tracce di un loro omicidio, di un loro assassinio, che mi fa già ridere. Semplicemente farebbe esplodere il teatro in modo che non c'è prova, non c'è però prima si leva dai 3 passi, giusto? E poi esplode. Esatto. E Gio poi ci ha detto: comunque noi siamo abbastanza abituati, perché quando performiamo, quando suoniamo, qualcuno si muore, quindi siamo abbastanza abituati a nascondere i cadaveri dopo gli show. E ha detto che una volta stava parlando al telefono con un promoter e mi ha fatto morire sta cosa, e gli ha fatto: stiamo andando a suonare in Italia, e lui gli ha detto con gli Assassins, Assassin. I'm sorry, but in Italian we say come in italiano, Assassin. Yeah, and so I'm making a mess the correct pronunciation. E lui gli ha fatto: ma come? Con chi stai andando? Ma quella non è musica. E lui gli ha risposto: ma infatti non ho detto che andavo a suonare musica, ho detto che andavamo a fare uno show. E quindi raga, siamo fuori testa noi, ma meno male lo sono anche loro, e ci danno pure retta. Mamma mia. Io sento, non lo so, si chiama un medico, ci si fa fare un TSO. No, ma com'è la storia? Andiamoci a fare una. Com'è che dice Joachim, quello che dice sempre Joachim, cos'è che dice? Andiamo a fare una bella cagata.
Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vai con la domanda in italiano. Okay. Now is the most harder question of all the interview on Il Calice Nero. Here we have this tradition, as I said before, the Italian question, a question on typical Italian topics. And Cool. you are lucky. You're very lucky. The most famous Italian poet is Dante Alighieri, with his work, The Divine Comedy. The question is, in which Italian city was Dante born? I'll give you some options. A, Milan. B, Venice. C, Florence. D, Rome. Stefano, you want to answer? I have fucking no idea. Sorry. I will try. I think He had Dante Alighieri had to escape to Venice later because he had some trouble in his home city, but he was born in Florence. Right, correct. Yeah, you knew it. I knew that you knew it. Yes, it's Florentine, like me. I'm from Florence too. And are you enjoying the Divine Comedy? We were thinking, no, it's an ancient Italian, and so it's a little bit difficult for us to understand exactly what Dante wrote, but in German, how is the translation? It's very difficult as well, and I think what we in German, it's just a translation, and I think we're missing the beauty in language that he tried to. It's not it's a canzone. It's a canzone. It's and that I'm missing that a bit in the German translation, you know. And but what and I have and before every chapter that has a special explanation what Dante wanted to say, and to get an introduction to the meaning of it. So it makes it a bit easier. So we all have in the Italian version with all the explanations, because that is from where the Italian language was born, but it's ancient. It's kind of difficult for us, the Italians, to understand the way of Dante wrote the Divine Comedy. So that would be interesting if I understood the German, but I'm not able to. But it has to be very interesting. For us, it's the same. For example, we have an ancient saga in Germany, the Song of the Nibelungen, and it's written in an ancient German Middle Ages language that nobody understands nowadays anymore. But nevertheless, it's Dante Alighieri. So you have so much the imagination of Paradiso, Purgatorio, and Inferno is so much in your head still till nowadays. You know, it's like common sense. Everybody has that, and to read this book, you recognize how much you have in mind from this book, and what kind of it's the influence on our cultural mind is so immense, is so great. This is really fantastic. This is a awesome and fantastic piece of culture. This book, really. I only read it, and you will know what I'm talking about. It's really good. Yeah, I know. I think that everyone should read at least one time. We read it in school, so we study under high school. So everyone here in Italy has read at least some parts of the Divine Comedy. But yes, you're right. I totally relate with what you're saying. If you read it, you can understand how the imagination and the mind can go, the fantasy that. It's very beautiful, and also a very beautiful language, even if it is ancient also for us. Anyway, you answered correctly to the Italian question, and I'm so proud of you. I'm so proud. Steve, remember, Dante was born in Florence. Yeah, I never forget this.
I will never forget that. Florence is such a beautiful city. It's really beautiful. You live in a very beautiful place. Yeah, It's beautiful. Florence. It's a very beautiful. It's small, but it's. You it's won't for- believe, but I got family in Florence now. No way! Yes. Yeah, cool. But I'm the most Italian German you can think of. Every friend tells me that. I got more the German culture because I grew up here, and yes. But I still got family there, and it's nice. I like But the Italians. they are here for Aber touring. Dante, no, Living. please? They Please? live here. They're just here as a tourist. I didn't No, understand. they are Italian. They live there. My father was really? Italian. Oh, They come come from on. for over 20 years they live in Florence, or mainly I think longer. But they came from Sicilian. Okay, well, cool. And then Florence, They are my everywhere. grandpa and family come to Florence, and they're still there. Cool. Well, Yeah. Italians are everywhere, guys. Everywhere. You can find an Italian. I have to go there again. I think. Yeah, when you will be in Florence, guys, you will be my guests. So please come. Do you have any plans of touring Nice. here in Italy? Do you have Not any? at not at the moment. We're going to play several shows in Germany next year. We just came from tour from South America. We played South America in September. It was great. It was the first intercontinental tour after Corona crisis, after Corona pandemic, and was so good for the band. Yeah, and it was first time with Steve, and Steve made a great job. He made a real great job. Great show, great playing. Man, I want to marry you. We still have married. You've forgotten. Oh, I don't care. Ok, allora ragazzi, scusate, mi traduco, I will translate or nobody will understand anything. Ok, allora, va bene, intanto sta leggendo la Divina Commedia e ovviamente gli ho chiesto la nostra Italian question, gli è andata benissimo perché gli è andata proprio di culo, scusate il francesismo, perché stasera appunto la nostra Italian question era qual è la città natale del sommo poeta Dante Alighieri. E per l'appunto Joe la sta leggendo, la Divina Commedia, quindi sapeva benissimo di cosa stavo parlando e ovviamente è Firenze. Vabbè, noi ragazzi in Italia spero lo sappiate, perché se no veramente ci si deve strappare diplomi, lauree, tutto, perché... E stavo parlando anche di quanto è bella la Divina Commedia, gli ho spiegato anche che, perché... come ci chiedevamo prima, chissà come sarà la traduzione tedesca della Divina Commedia, perché deve essere qualcosa di particolarmente strano. E gli ho spiegato anche che anche per noi è una lingua, sì, è italiano, perché è da lì che è nata la lingua italiana, da cui è stato preso il riferimento per creare una lingua che unificasse il paese, però è un italiano molto antico anche per noi e quindi abbiamo le spiegazioni pure noi per capirlo fino in fondo, e ci ha spiegato anche che anche loro hanno una grande tradizione, ovviamente faceva riferimento all'Anello del Nibelungo, che è un'epopea, insomma un mito che è scritto anche quello in tedesco antico, che loro capiscono, però non è come parlano tutti i giorni, quindi hanno anche loro questa differenza nella lingua, insomma sono due lingue entrambe che hanno una storia, non solo la lingua, ma insomma paesi che hanno una storia culturale molto molto lunga. Quando si parla con gli americani invece, ragazzi, quelli quando noi avevamo Dante Alighieri erano ancora con gli hot dog arrivati, ecco appunto. E quindi nulla, stavo parlando adesso, Steve se lo ricorderà per tutta la vita che Dante è nato a Firenze, e ha detto Steve che dei suoi parenti vivono da 20 anni a Firenze e lui, capito? E quindi è meravigliosa sta cosa. E io gli ho detto, ragazzi, gli italiani sono ovunque, siamo dappertutto. Come la peste. Sì, esatto. Quando meno te l'aspetti trovi un italiano. Gli ho chiesto anche se hanno intenzione o hanno piani di fare tour in Italia. Ha detto che per adesso
e non hanno ancora in mente un tour Europe, sono appena tornati da un tour in Sud Sì. America, è stato bellissimo, gli è piaciuto un sacco, è stato il primo tour fuori dall'Europa dopo il coronavirus, quindi esperienza che si è fatta aspettare, ma che è Ne stata basta la pena. meravigliosa. E ora faranno un po' di tour ovviamente in Germania, in Europa, e gli ho detto ragazzi venite a Firenze, venite a suonare in Italia, almeno una data ce la dovete e poi vi ospiteremo noi, giusto? Certo, apriamo una casa di riposo, ospitiamo tutti. Allora, la domanda finale del canale voglio inglobarla con un'altra. Preparati, già detto. Mamma mia, vai. 2 domande in una. Mm. Se prendiamo un individuo con una personalità paranoide, come Mm. si pone nell'ascoltare il full length del 2011 dal nome Breaking the Silence, uscito appunto nel 2011 sotto la Steam Hammer? Come? Boh. Okay. Alles klar. How can a person with a paranoid personality can perceive the album Breaking the Silence? Can perceive. Yeah, Phil can What it understand. means? What you mean with perceive? Is that I how don't he know. can? You don't know? Okay. So, Perceive. feel, Yeah. Okay. understand. Understand. I think that Alan is trying to ask you this. Yeah. Yeah, I okay. don't know it too. Okay. Perceive. Okay. With a paranoid disease, or with how can he? Roses are red, violets are blue. I'm schizophrenic, and that's what I'm too. You're a poet. Okay. You are Dante, you are the poet. Aiuto, ce la faccio più. Ce la faccio più. As long as Mi ricovero. I make you happy, I'm happy. Really. But I'm thinking about an answer. This is the best answer that I've ever received. Thank you. Translate it in Italian. You got your problems, really. I'm so sorry. I will say to Alan in Italian, ok, ci ha fatto una poesia, hai sentito? Le rose sono rosse, le viola sono blu, tu sei schizofrenico e pure io. Grazie. Geil. Appunto, collegandola con questa domanda, una bevanda totalmente killer che ti stende completamente i neuroni, non te ne lascia neanche uno, una bevanda che rade al suolo l'umanità portando disperazione, peste e il Covid fino all'estremismo sonoro. Che tipo di bevanda sarebbe? Okay, this is the typical Alan's final questions about this is the black cup, il Calice Nero in Italian. Yeah. Okay, can you see it? Okay. If you have to drink something to cos'è che devono fare con questa vabbè dai, to describe your music and your music and your lyrics, what would you drink with the black cup? Ma ricordando la peste, soprattutto. La peste. Drink. Si dice peste sì, in italiano. Come si dice peste? Dio mio, Peste. plague, ok. Ah, plague. Qui cos'è che devono fare con la peste? Non ho capito. Ok, come riuscirebbero, come una malattia come la peste, ricreare quella bevanda portando la versione killer degli Assassin? Okay, with this drink you have to spread the plague around the world and describe your music too. Okay. So to get it right, what would I put in the black cup and Yeah. drink that describes my music or our music the best way? Yeah. Stefano. Oh,
Stefano? In fiction, if it's not real, I would put in blood, whiskey, and energy. Blood, whiskey and energy. Okay. Yes, and mix it. Sangue, whisky ed energia ci metterebbe, capito? A posto. Cool. Ok, That's ci rinchiudono totally in qualche describe modo. my view of music. We do. It's a perfect description. Okay. Easy for me to answer, but I didn't want to start with it because it's so obvious. I would put beer inside. I'm fucking German. Yeah. Germania. Here you can drink every day. Scusa, che hai ragione, è tedesco che deve bere la birra. Dai, come on, guys. Yes, you're right. It was very easy. Guys, thank you very much for your time. You're Aspetta, digli di congedarsi con la parola italiana che hanno iniziato all'inizio. Ci facciamo tutti una? Vai, Joachim. Yeah, Alan wants you to say the phrase, the sentence in Italian that you said before. Vai, Joachim. Good, ok. Allora, mo facciamo una bella cagata! Oh my God. Fantastic. Thank you very much. He Amazing. speaks every language. Had a blast. No. I have to say something. The mother of my child, she's Italian. She comes from Apulia, and she taught me that phrase, of course. Okay, Because so you know what it is. That was the most famous phrase of her cousin in Lecce. The cousin lives in Lecce, and she was saying that all the time. Oh, facciamo una bella cagata. All the time, you know. So it is true the Italians are everywhere, even your wife. Okay, we are right around the world. Guys, thank you very much. It was a blast and an honor. First of all, an honor to have you on Calice Nero. Thank you very much. Thank you very much. I hope to see you soon in Italy, and you're welcome anytime that you would like to be on Il Calice Nero. It will be a pleasure for us. It was a pleasure. Ciao Thank ragazzi. you. Ciao Steve. We let you know when we're in Italy. Thank you very much. And join us and let's keep in touch, guys. Thank you very much for everything. Thank you. Have a great night. Thank you, guys. Bye. Take care. Buonasera. Ciao. Ciao Joachim. Okay. Ragazzi, che dire, e niente ragazzi, facciamo una bella... Quelli sono più grulli di noi, guarda, no, sono morta dalle risate. Oggi 2 interviste, una più divertente di quell'altra. Io la pena, quindi. Lo voglio qua, ti prego, lo voglio prendere e mettere qua, e tutti i giorni mi voglio svegliare con lui che dice: oh, facciamo una bella cagata. Perché sua moglie è italiana, è di Lecce, capito? Bene, e quindi è vero che siamo ovunque, ragazzi, siamo ovunque. Ora mi torna come la peste suina proprio. Siamo ovunque, altro che peste, di più, come non lo so, come l'influenza, siamo dappertutto. Allora ragazzi, adesso metto la sorpresa verso Giada, non vi dico niente, e gustatevi un qualcosina. Buon ascolto. Eccoci qua, tornati in onda ragazzi. Visto che abbiamo la cantante della band, mi sembra giusto che la pronuncia, la band e l'album la stai infatti. Allora, una sorpresa meravigliosa, io non sapevo niente, grazie di cuore. Ok, quella era A Part of Me, parte del nostro penultimo lavoro discografico chiamato Demons, e la band, ragazzi, vabbè, Violet Blend. Questo lo sai dire però, Alan, dai, Violet Blend. Ma non sto dicendo niente, era giusto che la pronunciava in tutto e diceva in tutto appunto la creatrice della band, quindi mi sembra più che doveroso. Quindi ragazzi, grazie di cuore. andrà in onda tutto l'album appunto dal 10 dicembre al 10 gennaio, quindi vi romperò le scatole non soltanto con le interviste, ma pure con la musica. Allora, cioè, come il prezzemolo, davvero. Allora, io dico tranquillamente, apertamente,
sono orgoglioso di Giada, perché sta facendo un lavoro veramente incredibile. Poi la dedizione, la simpatia, proprio veramente l'umanità come persona. Non perché qua io dico le cose in faccia, perché lo dico tranquillamente. Quindi veramente io sono molto orgoglioso di Giada e sono veramente fiero di quello che sta facendo. Ragazzi, Grazie a te per l'opportunità. no, ma Salutiamo grazie a te. tutti che qui Poracci si è fatto notte, e abbiamo oggi full day proprio, non ci sopportano più. Cioè, io mi sto ancora immaginando la cosa, facciamoci la grande cagata, Sì. ne? No, No, se perché? dovremmo secondo me prendere quel pezzettino e metterlo nella sigla. Cioè a un certo punto Gio che dice sta roba. No vabbè, sono morta, sono morta. Mica, troppo simpatici. Salutiamo ragazzi, amici a casa, è stato un piacere, è stato un onore suonare con voi, è stato un piacere. Ci siamo fatti 2 belle risate e poi comunque ci vediamo Due. domani, non è Sì, che ci vediamo direttamente domani con gli Immundis, che è il gruppo Thrash Hardcore Crossover. Quindi a domani ragazzi, grande spettacolo quotidiano, non si fermerà mai, il sacro codice 9000, la morte vi renderà liberi, au revoir.